Benvenuti a Italy Leads the Change e i nostri episodi con i protagonisti del territorio italiano e nonché anche i nostri grandi collaboratori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Tiziana Alberati, Director of Sales di Hotel Ripa Roma, e Claudia Gagliani, Events Manager di Hotel Ripa Roma. L'Hotel Ripa Roma è un albergo molto unusual nel cuore di Trastevere, quindi possiamo anche dire nel cuore di Roma, che come dire, offre quella qualità di servizio, quella qualità di cibo, di food, di simpatia, che credo qualsiasi persona sia felice di poter vivere. Ma lascio a Tiziana la parola. Buonasera, salve a tutti, ciao Laura e grazie per questo invito. L'abbiamo colto con molto piacere perché ci dà la possibilità di fare quello che purtroppo in questo periodo non siamo riusciti a fare, parlare con i nostri clienti, parlare del nostro lavoro che insomma ci fa veramente piacere perché è un lavoro che amiamo. Come già hai detto tu, l'Hotel Ripa è un albergo unusual, sicuramente non è quello che normalmente ci si aspetta di trovare a Roma. È un hotel che si è distinto sempre dal resto degli hotel di Roma già dagli anni 70, da quando è nato, e poi nel corso degli anni con tutti i suoi cambiamenti. Si è distinto sia da un punto di vista di design, ma anche proprio da un punto di vista di iniziative e novità che abbiamo sempre introdotto. Questo suo modo di essere così unusual si integra, devo dire, anche molto bene nel contesto in cui si trova. Siamo in una zona che non è lungo gli itinerari classici turistici di Roma, perché siamo a Trastevere, è la zona, diciamo, vivace, genuina di Roma, e noi ci siamo veramente molto legati. E questo anche modo di essere così un po' fuori dagli schemi diciamo, è ben rappresentato anche, credo, dal nostro servizio. Questo tu penso lo puoi anche dire e testimoniare. Riusciamo con il nostro servizio, credo, a trasmettere quella originalità e creatività che ci contraddistingue. Questa originalità da cosa è data? Essenzialmente, chiaramente dal design, dagli arredi un po' particolari, diciamo che ti colpiscono fin dall'inizio. Nel momento in cui arrivi, nella stradina vieni accolto da 1000 paperelle illuminate, nella hall da un Mickey Mouse che ti saluta, per entrare al breakfast c'è uno struzzo fucsia che ti indica la strada e dopodiché finisci in una sorta di navicella spaziale dominata da un gorilla blu, che è appunto la nostra sala breakfast e sala eventi. Chiaramente si tratta di oggetti non messi qua e là così per caso, sono tutti oggetti di design, che la cosa caratteristica, che però secondo me è molto importante, è che vengono introdotti man mano nell'albergo, nel senso fanno parte di quella serie di novità che vengono integrate gradualmente in albergo e secondo un piano, nel senso che queste novità vengono sempre anticipate a noi dello staff e poi chiaramente agli ospiti, creando così quell'aspettativa. Ormai è una sorta di format al quale siamo abituati da 4-5 anni, si crea un'aspettativa, quindi l'idea, no, che comunque ci sarà una novità, e quando arriva questa novità siamo pieni di entusiasmo e non vediamo l'ora di comunicarla al cliente. Quindi da lì partono iniziative per fare eventi, feste, aperitivi. Chiaramente in questo periodo ci siamo dovuti fermare con questo, però insomma diciamo che fanno parte normalmente del nostro modo di comunicare anche proprio tutto ciò che facciamo alle agenzie e aziende romane. È una cosa, diciamo, anche molto importante perché lavoriamo tanto con la clientela corporate. Siamo in una zona, diciamo, abbastanza ibrida, no? Perché questo termine adesso è molto in voga, però siamo a metà tra leisure e corporate.
perché Trastevere è un po' una via di passaggio anche per andare nelle zone più business di Roma, quindi lavoriamo molto con la clientela corporate, spesso abbiamo clienti abituali, ogni settimana che vengono trovano comunque novità, trovano comunque un nuovo stimolo per venire da noi e divertirsi lavorando chiaramente. E per quanto riguarda la clientela mais, poi diciamo si riesce in questo modo a rendere anche un pochino più dinamici e allegri e anche i meeting un po' più seri, no? Quindi nel momento in cui si arriva e si trova un'atmosfera diciamo rallegrata da appunto vari oggetti, comunque l'albergo stesso è già molto colorato, ha una sua architettura molto particolare, quindi diciamo questo colpisce. E, chiaramente siamo molto legati al nostro territorio, a Trastevere, e soprattutto con quel che riguarda il food, perché chiaramente chi viene a Trastevere normalmente lo fa anche perché sa che la sera può uscire a piedi, passeggiare per i locali della zona, però questo non ci vieta di promuovere anche il nostro ristorante, perché chiaramente è il cuore pulsante dell'albergo. Se non viene utilizzato per la cena, comunque senz'altro viene utilizzato per l'aperitivo. È una cucina tradizionale romana, ma al tempo stesso comunque con tocchi internazionali e possibilità di trovare anche cibo healthy. Poi Claudia di questo ne parlerà molto più a lungo perché è sicuramente il suo settore. È comunque tutto quanto in una situazione molto conviviale e allegra. Questo diciamo è sempre una cosa molto che da noi si trova sempre, che è una costante. È vero Tiziana, io posso confermare tutto perché non è la prima, insomma, lavoriamo e collaboriamo insieme, ci conosciamo anche da tanto tempo. Esatto. E devo dire, il mangiare top, veramente buono, oltre che al servizio. Ne siamo fieri di questo. Sì, decisamente. 2 parole volevo dirle sul discorso dell'indipendenza, nel senso che noi siamo un albergo indipendente oramai da 3 anni, siamo usciti dalla catena alla quale appartenevamo, sono 3 anni che abbiamo iniziato questa strada, devo dire impegnativa, perché chiaramente questo ha portato a fare un lavoro abbastanza grande dall'interno, da un punto di vista commerciale, però questo ci ha dato la possibilità di essere comunque più autonomi, di esprimere al meglio anche il nostro concetto di arte, di design, di food, di servizio anche così spontaneo, diciamo un po' fuori da qualsiasi schema. Devo dire che il risultato ottenuto è stato ottimo, sia da un punto di vista di revenue che da un punto di vista di marketing, quindi ne siamo soddisfatti. Bene, si vede pure e si trasmette pure tutto quanto, questa è la cosa più importante, secondo me. Grazie. Sentite Claudia e Tiziana, poco tempo fa, adesso ovviamente stiamo passando un periodo, come dire, molto particolare e dove diciamo tutti quanti noi abbiamo vissuto questo lockdown. Però diciamo che tempo fa Roma, noi per esempio abbiamo scritto un articolo sull'overtourism perché Roma era veramente forse troppo, cioè piena di turismo, un turismo forse che non la valorizzava, si può dire, e adesso invece è, come dire, vuota, quindi voi che vivete a Roma comunque potete anche godere della bellezza di alcuni momenti in cui andare a Piazza Navona vuota oppure altri siti come il Pantheon vuoti è veramente una bellezza che forse era un turismo che guardava un po' troppo alla quantità che alla qualità. Quanto è importante per esempio in questo contesto la stagionalità, per esempio? Prendiamo appunto qual è la problematica vera di questo overtourism che c'è stato. Allora, io devo dire, abbiamo iniziato la nostra battaglia contro il turismo stagionale a Roma, nel nostro piccolo, già da diverso tempo.
e questo, diciamo, l'abbiamo fatto sfruttando la possibilità di lavorare con diversi segmenti di mercato e con diverse nazionalità, per cui in qualche modo siamo riusciti a coprire un pochino tutto l'anno. La cosa che siamo riusciti a fare, diciamo, al di là di questo, è quella di puntare su quelli che sono i nostri punti di forza. Noi siamo comunque in una zona comoda anche per muoversi a piedi, abbiamo delle stanze molto ampie, che potenzialmente potrebbero essere tutte camere per famiglie, per cui abbiamo fatto in modo che queste stanze potessero essere in qualche modo versatili, per cui al momento le camere standard possono essere potenzialmente tutte triple e quadruple, per cui d'estate abbiamo puntato tanto sulle famiglie. Normalmente l'estate, luglio e agosto sono dei mesi in cui piangevamo fino a pochi anni fa perché non c'era occupazione. E in realtà facendo questo switch siamo riusciti negli ultimi 2 anni a lavorare molto con le famiglie, con mercati principalmente europei, devo dire, perché lavoriamo tanto con la Spagna, con i paesi nord europei, con la Francia, con l'Italia, Israele. Principalmente, diciamo, questi sono i segmenti, però grazie a questo siamo riusciti a raggiungere un'occupazione anche nel mese di agosto sopra l'80%, che insomma sembrava quasi un miracolo, è un bel turismo comunque diverso e in questo modo si riesce comunque a distribuire un pochino anche il lavoro. Sul corporate chiaramente non si può fare granché perché lì purtroppo non siamo noi a dominare la domanda. Sul mais, nel nostro piccolo, devo dire che cerchiamo di lavorare molto sul cliente, quindi cercare di fargli capire che magari spostare di un mese o di 20 giorni un evento potrebbe significare un notevole risparmio da un punto di vista di budget, ma al tempo stesso comunque avere lo stesso tipo di risultato in un contesto in cui comunque da un punto di vista climatico Roma per fortuna non ha grandi criticità, per cui effettivamente è un discorso proprio di cambiamento quasi culturale, direi, no? Perché Sì. è chiaro che normalmente tutti tendono a organizzare gli eventi a aprile-maggio, settembre-ottobre, ma in realtà non cambia molto se l'evento lo organizzi a marzo piuttosto che a novembre. E con qualche cliente ci siamo riusciti, devo dire il risultato è arrivato soprattutto con clientela nord europea, ma anche con alcuni italiani che hanno saputo raccogliere i nostri suggerimenti. Quindi su questo ecco, abbiamo lavorato diciamo, ottenendo discreti risultati. E poi per esempio dallo scorso anno abbiamo avuto un aiuto diciamo, a lavorare di più in estate anche grazie all'apertura del Deor, della parte esterna del ristorante, del Ripa Place, e grazie a quello devo dire che abbiamo dato un po' di respiro anche ai clienti e siamo riusciti a sfruttare diciamo anche questo aspetto. Poi non so, magari promuovendo anche iniziative che ci sono a Roma durante l'estate, lavoriamo molto sul territorio, devo dire. Quindi per esempio sono un pochino di anni che lavoriamo con la manifestazione che c'è all'Isola di Perina, a 2 passi da Ripa, si raggiunge a piedi, è un bellissimo festival del cinema internazionale e regaliamo ai nostri ospiti i biglietti d'ingresso, abbiamo la possibilità di fare delle visite private nelle parti segrete diciamo, dell'Isola di Perina e questo diciamo che è un'altra spinta in più a destagionalizzare un pochino i nostri mercati. Assolutamente d'accordo, anche perché la nostra filosofia di stagionalizzazione è guidare il cliente nel scegliere la regione, la città migliore nella stagione migliore. Come hai detto te, non è necessario fare tutti i meeting in aprile, maggio o settembre, ottobre, esiste No, tutto infatti. Allora, i meeting face to face sicuramente saranno, come dire, influenzati da questo tipo, dal lockdown, da quello che stiamo vivendo, no? Dal Covid-19. E quindi la CSR, la Corporate Social Responsibility, è e sarà sempre importante, però
credo che anche la individual social responsibility sarà fondamentale, ma non solamente nel fatto del distanziamento sociale che il Covid ci imporrà temporaneamente, ma anche come noi accoglieremo il cliente, ma anche a livello, come dire, del cibo, offrire un cibo etico, quindi locale, non più importato. Ehm, Claudia, tu che cosa ne pensi di questo? Allora, una cosa che comunque contraddistingue l'Hotel Roma e che è uno dei suoi punti forza da tempo, tradizionalmente parlando, è proprio l'ospitalità e il rapporto umano con il cliente. La nostra tendenza è quella di comunque di farti sentire a casa tua già alla fine del primo giorno di congresso, già comunque hai questa sensazione. Immagino che tu comunque l'abbia sentito perché sei stata con noi anche abbastanza a lungo, quindi diciamo è proprio un punto forte a partire dal front desk, anche noi dell'ufficio commerciale con il customer care, cerchiamo di rendere l'esperienza del soggiorno e dell'evento piuttosto emozionale, non solo professionale, no? Facendoti sentire una persona, un individuo, venendo incontro ai tuoi gusti personali e alle tue anche esigenze adesso anche alimentari, per esempio, che non sono da sottovalutare, e farti sentire una persona speciale soprattutto perché ti senti a tuo agio e perché sei, diciamo, soggetto di attenzioni, che questa è la cosa fondamentale, giusto? Sì. In questo discorso dico che nel nostro pacchetto questo fatto di essere, che la nostra location si trovi a Trastevere, quindi un po' out of the beaten path, come dici tu, anche se siamo sempre vicino al centro, quindi non dimentichiamo che è sempre comunque una zona molto, molto prossima al centro, ci permette pure di donare al cliente un'esperienza oltre a quella interna, esterna, in un quartiere vivo, vivace, però allo stesso tempo diciamo con una dimensione umana, no? Anche per i piccoli baretti, le piccole trattorie, le cose tradizionali che ci sono, proprio la cura della nostra tradizionalità. Vorrei parlare a questo punto ovviamente delle nostre sale, sono molto fiera di dire che i nostri spazi meeting sono tutti dotati di luce naturale, questa è una cosa che mi fa molto fiera, e si trovano tra il piano terra e il primo piano. La nostra sala plenaria è circa 250 metri quadri con una parete tutta di finestre e diciamo che già abbiamo in questa fase già abbiamo provveduto a un posizionamento diciamo un posizionamento già dei kit igienizzanti, oltre ad acquistare dispositivi di scansione diciamo della temperatura corporea. Siamo in attesa, è chiaro, di indicazioni più precise dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da tutti gli organi preposti per quello che riguarda la gestione, anche se certe indicazioni di base già ce le abbiamo, e quindi, come dicevo, già abbiamo provveduto al distanziamento nelle sale, abbiamo anche girato un video che non so se avremo occasione di farlo vedere a chi avrà la fortuna di vedere queste nostre interviste. È girato con il nostro stile unconventional, con professionalità, però anche con un po' di gusto nel giocare. E tra l'altro abbiamo già lavorato da anni sulla connessione wifi, quindi la certezza e la garanzia di un'ottima connessione e delle nostre attrezzature ci consente di essere predisposte anche per meeting ibridi. E tra l'altro la presenza dei nostri due ristoranti, accennava un pochino Tiziana, quindi sia Ripa Place, che è il posto dove noi facciamo gli aperitivi con la musica dal vivo, abbiamo questa terrazza sull'esterno, è un clima trendy ma caldo allo stesso modo. Dall'altro lato abbiamo la nostra navicella spaziale nella quale adesso facciamo le colazioni, che però è adattissima per qualsiasi tipo di evento. Questi grossi spazi, che siamo su, insomma, sui 350 metri quadrati l'uno, ci permetteranno di poter dare i giusti spazi che richiederà il servizio di food and beverage con la nuova normativa di distanziamento, no? Questo è anche importante. Quindi diciamo che noi in linea di massima siamo pronti quindi per questa nuova fase, quel che sia sia. Per quello che riguardi tu che dicevi, l'individual social responsibility, è chiaro che è un concetto
che negli ultimi tempi, proprio per il fatto di quello che abbiamo dovuto affrontare, c'è praticamente entrato, lo abbiamo fatto nostro quasi inconsciamente, no? Cioè, oramai è parte di noi, ci siamo veramente resi conto di quello che significa l'impatto che il nostro comportamento può avere sugli altri, in positivo o in negativo, e anche, diciamo, in generale sull'ambiente. Quindi, per quello che riguarda l'impatto personale, noi come staff crediamo che in questo momento più che sempre sia importante l'attenzione massima nel servizio che viene erogato, e su questo non ci sono dubbi. Dall'altro, per quello che riguarda l'ambiente, anche qui l'Hotel Ripa Roma ha già iniziato una strada verso una conversione alla sostenibilità, quindi abbiamo già iniziato questo percorso, che significa, vabbè, un piccolo esempio, abbiamo eliminato l'utilizzo della plastica da tutto quello che riguarda i meeting, e andremo sempre più avanti, diciamo, comunicandolo e facendo quello che comunichiamo, quindi sempre in linea con la massima trasparenza e la massima lealtà e chiarezza. Su questo abbiamo già lavorato, per esempio, anche per quello che riguarda i menù. Come ritorniamo a questa cosa bellissima che abbiamo noi in Italia, che è appunto il food and beverage, e siamo fortunati, quindi abbiamo affrontato una serie di nuovi menù healthy, quindi basati sulla salute, diciamo, più salutari, con il giusto apporto tra carboidrati e proteine, mantenendo comunque la nostra grande tradizione culinaria e con ricette e prodotti di alta qualità, mantenendoci nel territorio, quindi possibilmente nel Lazio, e comunque sempre vicino, no? Anche per diciamo, abbattere l'impatto, diciamo impatto zero, se vogliamo, quindi anche pensando all'ambiente, con scelte assolutamente vegetariane, vegane, che oggi sempre di più comunque sono richieste, tenendo conto ovviamente delle intolleranze, ma sempre con gusto e con i nostri sapori, quindi cercando di rendere il momento piacevole. A proposito di questo, vorrei citare Virginia Woolf, che dice: uno non può pensare bene se non ha mangiato bene. Questo ricordiamocelo, perché funzioniamo molto meglio se mangiamo bene. Tra l'altro ultimamente è stato fatto uno studio dalla Cornell University a proposito della funzione collante che ha, e in questo sto parlando della presenza fisica, il fatto di mangiare insieme. Quindi anche se saremo comunque obbligati a un certo tipo di distanziamento e di precauzioni, che quindi saranno la mascherina o non la mascherina, i guanti ovviamente, eccetera, tutto in linea, uno degli strumenti di team building più efficaci è proprio il condividere insieme il cibo, il gusto del cibo come momento conviviale, no? Ecco, quindi diciamo che qui noi siamo pronti anche in questo, anche a rendere piacevole il momento del lavoro, unire la professionalità comunque anche un po' di piacere e di convivialità. Grazie Claudia, perché veramente questo è un bellissimo messaggio positivo che è necessario in questo momento, e sono d'accordo con te per tutto quello che hai detto. E tra l'altro mangiare bene rafforza il sistema immunitario, quindi Certo, credo certo, che in questo momento certo. sia fondamentale. Noi siamo quello che mangiamo. Quindi questo è un discorso, poi va bene, andiamo oltre, però è una cosa che noi, secondo me, tutti quanti dobbiamo tenere conto, anche soprattutto per i meeting e delle events, cioè il benessere della persona, ed è importante il prodotto in questo caso. Allora, ultimamente sentiamo spesso dire che il turismo e gli eventi cambieranno. Se ci dovessero essere questi cambiamenti, cosa vorreste che cambiasse? E quali sono, secondo voi, le opportunità che si potrebbero cogliere? Allora, io intanto faccio una breve risposta, poi lascio la parola a Claudia, però quello che ci tenevo a dire, la cosa in cui credo veramente, che comunque secondo me sicuramente questo è il momento di sperimentare i meeting
ibridi, quindi senz'altro utilizzare le nostre sale meeting appena si potrà, con sicuramente meno persone, e sfruttare queste mega connessioni wifi che oramai tutti quanti abbiamo, e fare sicuramente, tenerci aggiornati con questi nuovi meeting. In realtà però secondo me non appena questa situazione si sarà comunque calmata, comunque riusciremo a gestirla, torneremo ai meeting tradizionali, sicuramente con un'esperienza in più, perché saremo tutti diventati bravissimi con il digitale, tutti gli alberghi, compreso il nostro, si saranno dotati di maggiori attrezzature digitali, però gli uomini hanno bisogno di confrontarsi da vicino, di parlare, di mangiare insieme, come dicevamo, quindi secondo me il rapporto, diciamo, faccia a faccia è importantissimo e non è sostituibile. E poi non dimentichiamoci che oramai fanno parte integrante degli eventi i team building, e per quelli, diciamo, c'è necessità di vedersi, di stare insieme. Per carità, ci saranno 1000 soluzioni anche digitali per queste, però insomma sappiamo che un conto è cucinare insieme, un conto è fare delle attività di gruppo, comunque di qualsiasi tipo insieme, e un conto invece farle a distanza. Quindi diciamo, io su questo sono abbastanza ottimista, quindi credo che il cambiamento sarà solo, diciamo, un miglioramento, se la vogliamo vedere così. Cioè, avremo più competenze probabilmente. E probabilmente avremo pure più voglia di farlo nella giusta maniera, e magari assolutamente fare un detox proprio dalla tecnologia, perché credo che ne avremmo avuto abbastanza durante questo periodo. Assolutamente, assolutamente. E poi adesso lascio la parola a Claudia, che è il suo settore. Beh, va bene, comunque a proposito di questo, appunto, volevo dire che sì, un cambiamento ci sarà, in quanto rendiamoci conto che in questo momento proprio storico, attuale, in cui ci siamo trovati ad affrontare una sfida senza alcun precedente. E comunque questa cosa ci ha portato ad unirci di fronte a questo disagio comune. E penso che tutti attendiamo proprio con impazienza il momento in cui ci possiamo finalmente ritrovare, se non vicinissimi, comunque faccia a faccia, emozionarci, condividere le cose, a parte che il messaggio non ha la stessa efficacia se trasmesso attraverso il virtuale che non il reale, no? Questo lo sappiamo, quindi anche per quello che riguarda i meeting, la presenza fisica avrà la sua importanza, e ci auguriamo di ritornare lì. E il lato positivo, appunto, è che ricominceremo a apprezzare cose che abbiamo da sempre dato per scontate. In questo momento è di vitale importanza che anche in un piccolo evento, tutti i dettagli organizzativi debbano essere predisposti con grande cura, perché diventa un dono reciproco, è come farsi un regalo, perché oramai non siamo più abituati, no? E quindi sarà un'esperienza, di nuovo saremo emozionati, insomma. È vero. Cioè io sono emozionata oggi perché devo parlare con voi così, figurati un po' se ci dovessimo incontrare nella realtà, no? Quindi immagino, in questo senso diciamo che il nostro lavoro, che è l'ospitalità, diventa importantissimo. La parola stessa ti dice che significa di darti il benvenuto e di farti capire che è un piacere accoglierti. Quindi questo secondo me aiuterà la qualità, come dicevamo appunto, del servizio, dei servizi che verranno resi, il modo di farlo. E tra l'altro una cosa importante secondo me, su cui mi auguro che ci sarà attenzione, è che la collaborazione e la flessibilità, che devono diventare comunque parole chiave, e il ruolo delle agenzie di organizzazione eventi o dei DMC sarà fondamentale, ed avrà comunque la funzione di collante tra la location, che siamo noi, e il cliente. Quindi in questo caso qui sarà ancora più effettivo ed evidente il fatto che noi siamo il team, ma lo siamo insieme all'organizzatore dell'evento, la location e il cliente, tutti insieme, in quanto diciamo abbiamo lo stesso fine, cioè il rapporto positivo e il problem solving del team.
ed è quello che auspico nel mio lavoro comunque già da tempo, e lo mettiamo in pratica. La squadra è composta da tutti e tre, quindi location, cliente e operatore. Forse avremo numeri più piccoli da gestire, ma sarà comunque una passeggiata piacevole, serena, professionale e giocosa allo stesso tempo, no? Senza dimenticare il concept che siamo tutti dalla stessa parte, cioè focalizzati all'ottimizzazione dei servizi erogati. E basta poco, se vogliamo, dietro la mascherina si può sorridere. È vero, Claudia, stai dicendo una cosa bellissima, guarda. Si può sorridere con gli occhi, è importante, ricordiamocelo. Bisogna sempre sorridere, bisogna essere sempre positivi, perché appunto nelle difficoltà troviamo anche, diciamo, ci sono anche le opportunità, e questo è una cosa, ecco, che vogliamo trasmettere anche con Italy Leads the Change, perché noi siamo il paese del risorgimento e del rinascimento, e ce la faremo anche in questa frangente. Quindi, tra l'altro, la fase 2 sta andando apparentemente bene, quindi diciamo siamo quasi pian pianino si cominciano ad aprire tutte le varie attività, e tra l'altro so che voi non avete mai chiuso, cioè voi come avete vissuto questa esperienza come hotel? Allora, guarda Laura, noi effettivamente sì, non abbiamo mai chiuso, perché nel momento del lockdown avevamo dei long stays in albergo e sono rimasti, sono tuttora lì, quindi diciamo che ne siamo stati contenti, perché almeno avevamo un motivo per restare aperti. Quindi è chiaro che le prenotazioni non ci sono state per un certo periodo, quindi comunque è stata una situazione abbastanza irreale, perché ovviamente sala breakfast chiusa, semplicemente queste persone avevano un trattamento solo di appartamento, per cui diciamo siamo riusciti a dare il servizio senza particolari disagi. È chiaro che c'è stato sempre un contatto continuo con il RIP attraverso videochiamate tra noi commerciali e gli operativi, perché ovviamente lo sai, no? Poi noi ci mettiamo veramente tutto il nostro cuore, la nostra anima nel lavoro, quindi, e ci manca davvero. Per cui adesso devo dire che effettivamente con questa riapertura graduale che c'è stata stanno ricominciando ad entrare alcune prenotazioni corporate. Noi siamo anche nella zona un po', diciamo, che è un crocevia con tutti gli ospedali diciamo di quest'area di Roma, per cui effettivamente molti medici, sta tornando un pochino la nostra clientela corporate. Da questa settimana stiamo gradualmente riaprendo il ristorante e il bar, anche questo in maniera abbastanza soft, però comunque stiamo ricominciando anche con questo servizio. Però nel frattempo poi non siamo stati fermi, nel senso che abbiamo cercato comunque delle opportunità per trovare anche nuovi segmenti di mercato, perché poi effettivamente non sappiamo come andrà il prossimo futuro, quindi cerchiamo di ampliare ancora di più le nostre possibilità di lavoro e grazie anche ad un albergo che comunque ci permette, proprio da un punto di vista strutturale, di trovare diverse soluzioni. Questo albergo negli anni 70 è nato come residence, quindi con tutte camere molto grandi, dai 30 ai 35 metri quadri. Abbiamo quindi pensato comunque di riattivare in questo periodo degli appartamenti, di trasformare delle stanze del sesto piano in appartamenti. Mini appartamenti di 30-35 metri quadri, hanno tutti il balcone, ovviamente angolo cottura, eccetera, quindi diciamo si punta un pochino al discorso dei long stays, ma non solo, perché in realtà anche chi vuole stare 2 o 3 giorni, ma vuole stare in un contesto, diciamo, di serenità e sicurezza, perché comunque se sai che ti puoi cucinare dalla colazione al pranzo alla cena in tutta libertà, puoi scegliere tu i tuoi prodotti, te li tocchi solamente con le tue mani, quindi diciamo in questo modo secondo me si viene incontro ad un'esigenza che in questo periodo c'è.
Ovviamente sei sempre in un hotel 4 stelle, quindi hai tutti i servizi di un albergo 4 stelle, se poi decidi invece di voler fare colazione, pranzo e cena in albergo lo puoi fare, puoi usufruire di tutti i nostri servizi. Quindi diciamo abbiamo iniziato in questo periodo, anzi in realtà oramai l'abbiamo lanciata questa cosa e appunto non solo camere suite con terrazza e vista mozzafiato, camere executive da un design assolutamente particolare, ma anche appartamenti. Quindi abbiamo ampliato ulteriormente i nostri segmenti di mercato. E poi chissà, nel frattempo adesso ci verranno altre idee, quindi non ci fermiamo mai. Siete un vulcano di idee, poi comunque diciamo, è ottimo quello. Poi vabbè, le vostre stanze le ho viste, sono anche molto spaziose, quindi proprio si prestano e soprattutto cioè, mi piace la vostra adattabilità in questo momento, questo è importantissimo, guarda. Certo. Bene, ci fa piacere che state riaprendo, avete la soluzione, quindi l'Hotel Ripa è pronto, è stato pronto. Siamo pronti. Per fare vabbè, ancora eventi non si possono fare, ma sicuramente vi possono ospitare per vivere Roma in un'altra maniera, cioè nel senso quasi vuota, che è bellissima comunque. Sì, sono d'accordo. No? E un messaggio positivo per i futuri viaggiatori, sia essi di lavoro che che leisure. Tutte e due, Io direi in generale siate certi che comunque stiamo tutti lavorando nella stessa direzione, nel senso loro vogliono chiaramente viaggiare sicuri, devono riprendere il loro lavoro, o chi vuole viaggiare per piacere comunque ha necessità di viaggiare per piacere, perché anche il piacere è una necessità nel viaggio, ma a noi dal canto nostro comunque veramente faremo di tutto, del tutto per rendere questo viaggio sempre sicuro e piacevole e diciamo in qualche modo seamless, no? Non sarà una sicurezza dall'aspetto asettico, ma tutto molto naturale, fluido come è sempre stato. Bene, Tiziana. Claudia? Io quello che dicevo prima anche riguardo a qualsiasi tipo di evento, comunque il soggiorno deve essere una passeggiata serena e piacevole sicuramente, anche se il motivo è principalmente il lavoro. Quindi ci sono tanti modi per affrontare le cose. Ovviamente questo, diciamo, questo disagio, questo momento è particolare e non va assolutamente preso nulla sotto gamba, vanno seguite tutte le regole, ma non ci vuole molto, perché basta appunto, come dicevo prima, basta organizzarsi con i prodotti idonei, acquistando le cose idonee e ricordandosi di alcune determinate procedure. Ripeto, poi al di là di questo, dietro la mascherina si può continuare a ridere, cioè si può comunque continuare a trasmettere la serenità, il gusto, il piacere, comunque continuiamo ad apprezzare il cibo, non è che ci siamo dimenticati, anzi forse il lockdown ha trovato tutti a provare a fare i cuochi. Finalmente ci possiamo consentire anche di mangiare in qualche posto che non sia casa nostra e noi siamo lieti di cucinare per voi. Quindi venite ad assaggiare le nostre delizie a Ripa Place, certo. Certo. Allora, io vi ringrazio della vostra positività, della vostra creatività e del vostro tempo, di aver condiviso con noi quello che potete fare in questo momento, che è già tanto, perché lancia veramente un messaggio positivo e, come ha detto Claudia, ci vuole poco. Responsabilità nel distanziamento sociale, rispetto delle regole e alla fine piano piano ricominceremo a vivere appunto con il rispetto però di quello che noi abbiamo intorno e delle persone.
Grazie. Laura, grazie a te. Grazie. E vi salutiamo e vi aspettiamo in Italia. Arrivederci. Certo, vi aspettiamo.